Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Una novità, si può dire un'anteprima, non mi sembra ci siano ancora video almeno in Italia sul prodotto, perché parliamo della nuova Fossibot F3006 Pro. Dunque, vecchia versione che comunque dovrebbe rimanere in vendita della F3006 che abbiamo recensito, abbiamo testato a fondo, ne avete comprate parecchie, anche la mia che è finita a casa di un cliente è rimasto soddisfatto, un'ottima macchina. Costa relativamente poco, senza fronzoli, senza cose particolari, ma con tanto accumulo. Quel video è andato bene, è stato molto dettagliato, preciso, con un sacco di informazioni e test. Vi dico subito che questo video sarà diverso, perché sostanzialmente è la stessa macchina, quindi per quel che riguarda i dettagli, le particolarità, i test, eccetera, andate pure a guardare il primo video della F3006 normale, perché non cambia nulla. Cosa cambia in questa F3006 Pro? Cambiano sostanzialmente due cose, ossia il fatto che sia espandibile, e oggi proveremo il kit con una batteria. Attenzione, perché la Power Station principale ha 3840 Wh di accumulo, quindi 3 kW/8, l'espansione uguale, quindi unità principale più una batteria, che è il kit che proviamo oggi, siamo a 7,68 kWh di accumulo. Possiamo aggiungere ancora una seconda batteria, arriviamo a 11 kW e mezzo di accumulo, che inizia a diventare interessante. La seconda novità è che ha la connessione Bluetooth e Wi-Fi. La macchina è la stessa scocca, stesse strutture, batterie, insomma è tutto uguale. Le batterie sono delle LiFePO 4, precisando che sono di grado EV e che dovrebbero tenere 6500 cicli di ricarica. Questo dato chiaramente non possiamo verificarlo, dobbiamo attenerci a quello che dichiara il produttore. È chiaro che è facile sempre promettere migliaia di cicli di ricarica in più, ma questo lo scopriremo magari fra 7-8 anni. Riassumendo, queste due grosse differenze dalla versione tra virgolette vecchia, che un po' la limitavano soprattutto per la connessione Bluetooth e Wi-Fi, quindi potete gestirla anche da remoto. Vedremo poi che l'app è ancora un po' acerba, però c'è e funziona. L'espansione magari non era tanto importante per qualcuno perché aveva un bel accumulo, di fatto viene l'unità principale paragonata sia in dimensioni e peso al competitor, diciamo, più gettonato, che è quello che avevo anche io a casa mia, che però aveva 5 kWh di accumulo. Ad alcuni nella prima versione era mancato il fatto di poterla espandere, quindi hanno cercato, giustamente e seguendo i consigli di chi le ha testate, dei clienti, di chi le vende eccetera, hanno migliorato due punti su cui poteva essere carente per qualcuno. Detto ciò, sarà un video diverso perché, essendo la stessa macchina, faremo dei test, diciamo, di funzionamento, di gestione del pacco batteria, di ricarica, di spostamento di potenza tra un'unità e l'altra, per capire come si comporta questa versione aggiornata. L'ingresso solare rimane uguale, 2000 watt, però vediamo che possiamo entrare anche nella batteria. Insomma, facciamo tutti i test che riguardano questa nuova versione, che assolutamente sono contento di portare così presto. In realtà ce l'ho già da un po' di tempo, ma avevo bisogno di testarla per vedere se non saltava in aria, se non aveva anomalie eccetera. Pubblico il video solo adesso. Macchina che non è ancora in vendita, dovrebbe uscire in vendita il 5 di agosto, ma di tutto questo, dei prezzi eccetera, ne parliamo poi a fine video. Quello che cambia anche è sostanzialmente il display, perché la parte elettronica che gestisce il tutto e che soprattutto si connette con Bluetooth e Wi-Fi è quella che riguarda anche il display. Se guardate sul sito fanno ancora vedere il display della prima versione, ma in realtà è diverso e lo noterete subito. A me piaceva più quello vecchio. Ma prima di andare avanti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, così lo facciamo crescere, non costa nulla. Più cresce e più prodotti interessanti riuscirò a portare nei contenuti che vi propongo. Buon video! Ok, scatola che non cambia, l'imballo sembra pressoché identico, quindi la apriamo e iniziamo a tirarla fuori. Anche qui abbiamo sempre scatola dentro scatola. Sulla parte superiore gli accessori, che sono la solita torcia da tenere sul lato posteriore, la stessa identica che avevamo prima, il sacchetto sempre marchiato Fossibot idrorepellente. Vediamo subito gli accessori, se abbiamo qualche novità o se è tutto uguale. Cavo Type-C
che già c'era, cavo accendisigari XT90, ingresso 230 volt, MC4 XT90 e la solita custodia protettiva, quindi anche qui stessa identica dotazione. Qui dentro la nostra 3006 con i due maniglioni. Ora la metto sul banco. Sì, questa cosa di tirare su e giù le power station iniziava a diventare deleteria per la mia schiena, mi sono dovuto attrezzare. Ok, mentre ce l'abbiamo appesa direi che abbiamo assolutamente lo stesso case, stesse ruote, stesso trolley, adesso poi analizziamo i dati, il frontale eccetera, però è pressoché la stessa macchina. Ok, stessa struttura, ho controllato, non c'è nessunissima differenza. Solito maniglione, luce posteriore, ingressi 230 XT90, interruttore di protezione e espansioni per le batterie. Sul frontale non cambia assolutamente nulla, abbiamo sempre l'elettrosciugo qua sotto, accensione AC, tutta la parte del 12 con accendisigari e XT60 in uscita, più i connettori da 5,5, tasto d'accensione, gestione di tutte le USB che sono sempre le solite 6 porte e anche il solito selettore di potenza in ingresso. Proviamo ad accenderla. Stesso pulsante di accensione, 29%, la mettiamo in carica col 230 volt. Partiamo con il selettore a 400 watt, abbiamo poi l'800, il 1200, il 1600, il 2002. Quindi in modo progressivo la potenza in ingresso sale e ci attestiamo esattamente a 2200 watt. Come avete notato cambia la grafica del display perché abbiamo una differenza rispetto alla F3006 provata in precedenza. Avevamo prima un valore numerico qua, un valore numerico qua, la scala in mezzo con la percentuale e compariva la scritta Supercharge. Hanno cambiato la disposizione dei dati perché adesso abbiamo il valore di ingresso generale AC e DC qui in alto a destra, sempre a destra ma in basso l'uscita, in mezzo è rimasta la percentuale anche se diverso e a sinistra la parte con le ore rimanenti. Cambia ma le informazioni alla fine sono sempre le stesse. Abbassiamo pure ora a 400 watt, provo ad entrare anche con l'XT90 di 2 pannelli tramite fotovoltaico, stacco la parte AC. Perfetto, l'MPPT funziona, piove, è brutto, questi sono 2 pannelli da 375 in serie, adesso mi stanno dando 100 watt che è già un miracolo. Diamo un'occhiata ai dati sotto la macchina, F3006 che diventa Pro, tutte le USB, in AC fino a 2002, 2 porte extra battery, accumulo 3840 Wh, 80 Ah a 48 volt, luce a LED, USB-C, uscita AC, XT90 abbiamo sempre da 12 volt a 160 volt, 2000 watt massimi. Manuale con tutta la parte in italiano, tutte le caratteristiche della macchina. Andiamo subito alla pagina connessione dell'app. Step 1, scaricare l'app che si chiama Bright EMS scansionando questo QR code, aggiungere il dispositivo, cercarlo col Bluetooth e poi vedete che abbiamo quindi anche il wifi per connetterci alla rete e gestirla da remoto. Quindi andiamo sullo store, cerchiamo BGHT EMS, non lo troviamo sullo store ufficiale, allora proviamo a fare la scansione con il QR code da manuale, vediamo cosa succede. Si apre un sito per scaricare l'app direttamente, tra l'altro in cinese. Troviamo l'app Bright EMS, quindi schiacciamo questo tasto blu. Il file potrebbe essere dannoso, chiaramente perché non stiamo scaricando da uno store ufficiale, però andiamo avanti. Per adesso così è. Intanto la produzione fotovoltaica è arrivata a 150 watt, lei va avanti a caricare. File scaricato. Apriamolo, installiamolo come pacchetto, vuoi installare? Sì. Quindi abbiamo un'app proprietaria che non è ancora stata certificata, almeno al momento di questo video, e chiaramente vi ricordo che è un'anteprima, non è neanche ancora in vendita, quindi siamo ancora in una fase dove probabilmente devono sistemare ancora queste 2 o 3 cosette. Diamo tutti i consensi del caso, si apre l'app, diamo il consenso al Bluetooth, creiamo un account perché probabilmente servirà per la gestione del prodotto
da remoto. Perfetto, siamo in app, abbiamo a questo punto la possibilità di aggiungere un device con il tasto qua Add Device, diamo l'ok per la scansione del Bluetooth, diamo il consenso mentre usiamo l'app, posizione esatta e vedete che viene trovato un indirizzo MAC 34 bla 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 con un prodotto che si chiama N066 220 volt. La selezioniamo. Allora dice di stare vicini al dispositivo quando si fa l'accoppiamento, direi che siamo abbastanza vicini, ma non si connette. Ok, set device name e noi la chiamiamo F3006 Pro, quindi la voleva proprio vicina. Ora qui mi segnala che siamo connessi col Bluetooth, sta facendo l'accoppiamento e mi trova la rete wifi per fare l'accoppiamento anche del wifi. Facciamo l'accoppiamento del wifi. Perfetto, va via l'icona del Bluetooth e compare l'icona del wifi. Mi vede la macchina connessa, ora proviamo a entrare dentro. Abbiamo una visualizzazione schematica molto semplificata, ma comunque l'importante è che ci sia tutto. In questo momento abbiamo il DC in che sta entrando con total input 193 watt e vedete che c'è illuminato, diciamo, il segmento con il flusso dell'energia in ingresso. La parte AC, uscita, ingresso eccetera non sono attive, nel senso che le intravediamo ma non sono colorate, quindi a colpo d'occhio secondo me questa cosa funziona, è molto rapida. Percentuale della batteria, se clicchiamo sulla batteria non dice niente, se clicchiamo su DC non dice niente. Poi possiamo gestire chiaramente l'accensione delle USB e risponde, l'accensione della parte in DC e risponde, l'accensione della parte in AC e risponde. Quindi tutto corretto. Possiamo anche gestire la luce dietro che si è accesa e possiamo metterla sempre accesa modalità SOS oppure flash. Adesso stiamo lavorando tramite wifi, quindi c'è un secondino di ritardo, ma va bene. Diamo un'occhiata a tutta la parte delle AC anche col display già che ci siamo, quindi parte AC che viene visualizzata da questo simbolo con l'alternata, parte in DC che viene visualizzata credo con questo circolare, esatto, no, circolare più accendisigari e XT60, quindi mi illumina tutti i connettori che vengono alimentati, parte USB con disegnata la USB Type A. Molto bene. Poi dalla home non abbiamo più nulla, abbiamo un tasto impostazioni. Possiamo cambiare l'icona, che però è l'unica opzione disponibile, il nome, tutti i consensi. Key sound probabilmente è il rumore dei tasti. Beep per l'accensione, proviamo a disattivarlo da app e vedete che non lo fa più. Remote shutdown vuol dire lo spegnimento da remoto, quindi abbiamo la possibilità di spegnerla. Se proviamo a farlo dice che mentre è in carica non può essere spenta. Energy management, qui abbiamo un limite percentuale di scaricamento, dice che è arrivato a questa percentuale dovrebbe smettere di scaricare, poi la proviamo. Invece abbiamo un SOC alto, quindi adesso è impostato al 100%, dice che verrà fermata la ricarica arrivato a questo SOC alto di percentuale, ma solo dalla parte AC. Chiaramente un po' come tutte le power station, la ricarica da fotovoltaico porta comunque sempre fino al 100%. Sarebbe interessante invece capire questo limite basso, poi come si comporta. Vedete che a ogni impulso comunque la macchina risponde, anche se sul display non viene scritto nulla di quello che stiamo facendo. Charging setting, qui possiamo attivare la modalità di carica silenziosa da AC, riceve il comando ma non compare nessun simbolo. Poi abbiamo AC booking charging, qui possiamo impostare un tempo di ricarica, quindi se mettiamo 2 ore e lo facciamo partire. Allora proviamolo subito, quindi attacchiamo l'ingresso AC, ok, vedete che mi segna l'AC in ingresso ma non sta prendendo nulla perché abbiamo fatto partire questo parametro di ricarica. Gli abbiamo detto che inizia a caricare alle 11, quindi togliamo questa cosa, switcha subito relè e inizia a caricare da rete. E tra l'altro
mi sembra di notare che se carica da rete ci ha messo un attimo a switchare tra la C e l'MPPT, però vedete che adesso sta prendendo i 400 watt più quello che riesce a dare il fotovoltaico. Chiaramente dal display della macchina non lo vediamo, ma se torniamo indietro sulla home vedete che abbiamo i due flussi e mi segna il totale di 612 watt, quindi non riusciamo a capire cosa sta entrando da dove, bene ma non benissimo. Allora torniamo al charging setting. In pratica cosa vuol dire? Vuol dire che se noi mettiamo qui un orario, lei non caricherà fino a quell'orario. Quindi in buona sostanza adesso non c'è nulla di impostato. Se io gli dico che deve iniziare a caricare alle 9:04, ok, lui adesso non carica, quindi quello che è imposto non è l'orario ma sono le ore tra cui dovrà iniziare a caricare, quindi ce la faremo, bisogna solo capire come lo gestisce, ma questa parte di come gestisce questo timer in base all'ora, sono sincero, non è chiarissima, ma non mi sembra neanche una funzione così fondamentale. Comunque andiamo avanti. DC Input Type Setting, non mi fa neanche scegliere, praticamente l'ingresso è PV Mod, corrente, ok, qua la possiamo limitare, molto bene, quindi possiamo limitarla da 1 ampere e vediamo se cambia qualcosa. Facciamo così, stacchiamo la parte AC, qua è tutto un testare perché non è ancora diciamo definitiva secondo me, però iniziamo almeno a capire cosa possiamo fare con quest'app. Adesso abbiamo circa 75 volt in ingresso e infatti vedete che abbiamo una potenza di ricarica di 76 watt perché abbiamo impostato 1 ampere. Se gli diciamo 2 ampere dovrebbe raddoppiare, chiaramente compatibilmente con quello che sta producendo il fotovoltaico e che quindi può erogare, e lui lavora correttamente, quindi direi tutto bene. Mettiamola al massimo, che è 20 ampere. Questa è una cosa che può servire quando magari non vogliamo salire troppo con la corrente perché facciamo dei paralleli. È interessante potergli dire quanti ampere tirare al massimo su quella tensione che arriva, perché alla fine la potenza non è altro che il moltiplicare la tensione per gli ampere. Adesso stanno arrivando 500 watt, si vede che è uscito un po' di sole, quindi sta tirando tutto quello che può. Chiaramente sono pannelli da 12 ampere circa. Se non abbiamo problemi di dimensione di cavi, correnti paralleli eccetera, possiamo tranquillamente lasciarla a 20 ampere e tira tutto quello che può. Questa è una cosa interessante ed è la prima volta che la vedo in una power station, la possibilità di limitare la corrente sull'MPPT. Peccato che ne abbia solo uno. Screen shutdown time, i minuti 3, 5, 10 o 30 dopo i quali si spegne il display. Standby. Allora abbiamo lo standby della C, ok, che va impostato perché può essere mai, che mi piace molto di più, il DC che può essere gestito sempre in ore. E cosa mi dice di queste uscite? Mi dice che quando la porta è abilitata ma non c'è carico, automaticamente spegnerà l'uscita dopo queste ore. Il non c'è carico non è un parametro invece impostabile. E poi dice quando la macchina non è usata, quindi quando tutte le porte sono disattivate, lei automaticamente si spegnerà dopo 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti o 480 minuti, che sono 8 ore. Quindi lei, se non ci sono carichi in uscita e verosimilmente ingressi, automaticamente dopo 8 ore si spegnerà, e mi spiace molto che questa cosa non sia disattivabile, almeno per ora. Configurazione network riguarda la rete wifi, versione firmware, in questo momento abbiamo il BMS, la parte AC, PV e pannello che è tutto all'ultima versione, log degli errori non ne abbiamo, quindi abbiamo finito. Sotto c'è il tasto per disaccoppiarla. Non abbiamo nient'altro. Per quanto riguarda l'app abbiamo finito così. Usciamo dall'app, riapriamola, qui abbiamo la nostra macchina. Perfetto, adesso sta facendo una sincronizzazione ed è tutto corretto. Facciamo un test, proviamo a uscire, disattivo il Bluetooth, disattivo anche il Wi-Fi, arrestiamo anche l'app, proviamo a rientrare, quindi siamo senza Bluetooth, siamo senza Wi-Fi, è come se fossimo lontani da casa, connessi solo con la connessione dati del telefono. Vediamo il tempo di collegamento, dice che il Bluetooth non è abilitato
e va bene, e non mi entra nell'app, anche se dobbiamo entrare col wifi, quindi questo mi sembra evidentemente un limite della macchina. Poi dopo, forzandolo, riusciamo a collegarci direttamente e abbiamo degli aggiornamenti che sono abbastanza veloci. La macchina dialoga correttamente con il wifi, non abbiamo automazioni, non abbiamo possibilità di integrarla almeno nativamente in app esterne eccetera, e abbiamo la sua app proprietaria che non è disponibile su Play Store, però almeno abbiamo un'app, abbiamo la possibilità di gestirla da remoto. Adesso farò un po' di prove. È chiaro che qui siamo ancora con una versione acerba di tutto questo sistema che hanno aggiunto nel mondo Fossibot. È la prima volta di fatto che possiamo collegare una macchina Fossibot che si sono sempre distinte per la possibilità di avere pochi fronzoli ma avere tutto quello che serviva in gestione manuale. Adesso l'hanno implementato, perché evidentemente ce n'era il bisogno, anche attraverso app. Non si sono limitati a farlo solo in Bluetooth ma anche tramite il wifi. Per quanto sia ancora scarno, povero, perfezionabile e tutto, sappiamo però che quando le aziende vogliono, a livello di applicazione, implementazioni, funzionalità eccetera, di fatto possono fare quello che vogliono. Quindi l'importante è essere partiti, poi vedremo se col tempo miglioreranno queste performance. Io adesso invece passerei ad analizzare la batteria d'espansione, perché questa volta ne abbiamo una. Allora, parliamo di imballi. Per quanto riguarda la F3006 Pro, avevamo un imballo totale con un peso di 49,3 kg, mentre qui abbiamo un imballo totale da 42 kg. L'espansione alla fine pesa 7 kg in meno della Power Station. Si chiama FB3840. Anche qui doppio imballo. Stesse protezioni dell'altra, ma qui sopra non troviamo nulla se non il manuale. Protezioni che sono un po' deboli, tendono a scollarsi, quindi migliorabile. Mi stavo preoccupando perché non trovavo i cavi, ma in realtà nella parte sopra della batteria c'è uno sportello dove all'interno troviamo il suo cavo con due poli più la parte di comunicazione, la linguetta metallica di blocco, cavo che è veramente molto ciccione, quindi tanta corrente, però è anche abbastanza corto, non è durissimo, è abbastanza maneggiabile, però vedo che è abbastanza corto. Allora, già che ce l'abbiamo appesa, gli diamo un'occhiata. Stessa struttura della Power Station, non abbiamo le griglie. Parte dietro dove abbiamo una connessione extra battery, solo una. Questa parte in gomma per appoggiarla anche in piedi. Qui abbiamo una griglia per la reazione. Sulla parte frontale abbiamo comunque un display, un pulsante d'accensione, tutta la parte del trolley che rimane anche sulla batteria. Qui abbiamo un ingresso XT60 dove c'è scritto che arriva fino a 50 volt e qui abbiamo una semplice uscita USB Type A e Type C. Diamo un'occhiata ai dati sotto la macchina. Smart Battery Pack, si chiama appunto FB3840. Un'uscita USB-A Quick Charge 3.0 da 18 watt, uscita USB-C Power Delivery da 100 watt, accumulo 3840 Wh, 80 Ah, 48 volt esattamente come la Power Station. Si può caricare da 0 a 40 gradi, lavora da meno 10 a 40 gradi, una connessione extra battery, ingresso XT60, da 11.5 volt, quindi si può caricare anche in auto, fino a 50 volt, massimo 200 watt, quindi abbiamo 200 watt in ingresso anche sulla batteria. Ora, chiaramente il cavo molto corto non ci dà grandissime possibilità di gestire i cavi, quindi ne possiamo mettere uno nella Power Station che entra normalmente, si aggancia, e l'altro capo del cavo andrà sul retro della batteria. Possono stare affiancate, sì. Adesso mi devo organizzare con lo spazio per gestire questo tipo di installazione. Ok, l'unico modo è metterle affiancate, abbiamo margine per avere un piccolo dislivello. Stacchiamo l'ingresso sulla Power Station, vado a spegnerla.
Intanto controlliamo la batteria se si accende e che opzioni abbiamo. Stesso display della Power Station, vediamo se le uscite sono sempre attive perché non vedo pulsanti. Proviamo ad attaccare un power delivery, telefono che non va in carica. Premendo una volta si accende la parte USB e mi va in carica rapida, essendo una power delivery. Quindi a macchina accesa, facendo una pressione breve del pulsante di alimentazione, andiamo a gestire le USB. Ora spegniamo la batteria, vado a fare la connessione del cavo. Quindi Power Station spenta, batteria spenta, proviamo a connettere il cavo che ha semplicemente la possibilità di entrare in un unico modo. Solo collegando la batteria non succede nulla, accendiamo la Power Station e vedete che in automatico comanda anche la batteria. Abbiamo la Power Station al 39, la batteria al 28. Cosa fa? La batteria inizia a prendere dalla Power Station per livellare la percentuale di carica. Qua sul display intanto mi compare che abbiamo una batteria. Qui anche mi compare che c'è un modulo collegato. Purtroppo non riusciamo a tenere, diciamo, separate le due gestioni, perché purtroppo lei senza carichi e senza ingressi tende comunque a livellarle, quindi la batteria inizia a prelevare dalla Power Station. Cosa succede invece se mando un ingresso in Power Station? Dunque, intanto man mano che sale la percentuale e si avvicinano i livelli, vedete che adesso gli sta mandando solo 40 watt. Mentre la Power Station continua a mandare una quarantina di watt alla batteria, proviamo ad entrare con il fotovoltaico nella Power Station. Parte la produzione, abbiamo circa 500 watt di produzione, mi sta mandando alla batteria meno della metà, quindi circa 220 watt li manda in batteria, mentre gli altri li tiene per sé. Ora, tramite un cavo XT60 che non è in dotazione, provo a mandare un ingresso anche direttamente in batteria. Vedete che qui stiamo arrivando con circa 28 volt, in questo momento sta tirando 200 watt che stanno andando direttamente in batteria. Ma cosa succede? Che comunque una quarantina di watt la Power Station li prende dalla sua produzione e li manda in batteria, mentre la batteria prende quei 200 watt che riesce a prendere in questo caso dall'ingresso che gli sto dando. Poi in realtà, mentre parlavo, questo ingresso si è stabilizzato, di là è sceso, insomma ha una gestione tutta sua, però comunque possiamo anche entrare con un'eventuale produzione aggiuntiva direttamente in batteria e si riescono a sfruttare entrambe. Vengono poi gestite secondo qualche suo algoritmo dalla Power Station per tenere in carica sia i 3.8 kW della Power Station che i 3.8 kW della batteria in espansione, in base a cosa sta arrivando da un ingresso o dall'altro. Questa è una buona notizia perché possiamo comunque aumentare la produzione entrando anche in batteria, perché chiaramente magari anche arrivando a 2000 watt solo della Power Station diventano pochini per gestire anche la batteria, e vi ricordo che in questo caso siamo a oltre 7 kW, quasi 8 di accumulo. Diamo un'occhiata a cosa succede nell'applicazione. Allora, in applicazione vedete che abbiamo un ingresso totale di 397 watt, 460, quindi in applicazione mi dà chiaramente solo il valore della produzione che sta entrando nella Power Station. Vedete che mi compare anche l'accumulo disegnato in app e mi fa vedere a che percentuale è la Power Station, a che percentuale è l'accumulo esterno, quindi comunque me le differenzia, non fa una media. Andiamo a dare un'occhiata al SOC, all'Energy Management. Abbiamo sempre il limite inferiore dello 0%, che bisogna poi capire se si riferisce alla media delle due o comunque alla percentuale della Power Station. Ora tolgo l'ingresso fotovoltaico dalla Power Station e che cosa succede? Succede che i 200 watt che entrano nella batteria, una grossa parte comunque me la
sottrae dalla batteria e me la manda in Power Station. Ora invece voglio fare un esperimento diverso, scollego proprio la batteria dalla Power Station, quindi tolgo l'ingresso, la Power Station sta prendendo comunque una sessantina di watt dalla batteria, quindi sta lavorando al contrario rispetto a prima, e diciamo che praticamente la Power Station e la batteria vivono di vita propria. Non c'è un perché del fatto che la Power Station carichi la batteria o la batteria carichi la Power Station, perché siamo esattamente come prima, ossia la Power Station che è più alta della batteria, ma comunque sta continuando a prelevare dei watt che poi sono scesi, adesso diventano una cinquantina, si sta comunque ricaricando dalla batteria. Io intanto volevo spegnere la Power Station, che spegne anche la batteria, e vorrei portare sulla batteria per vedere cosa succede poi con il prelievo di energia e anche con la gestione del SOC che possiamo impostare nell'applicazione. Allora, adesso sto provando a entrare nell'espansione con un 48 volt, quindi siamo dentro il range dei 50, ma lei comunque al massimo tira 200 watt. La lascio in carica con questo ingresso perché voglio portarla con una percentuale superiore alla Power Station per vedere poi come si comportano. Allora, batteria al 100%, Power Station no, vediamo cosa succede. Accendiamo, si accende tutto. Abbiamo 100% e 0%, l'ho fatta proprio scaricare tutta, vediamo cosa succede. Non succede niente. Sta caricando perché ho collegato il fotovoltaico, adesso sta caricando a 550 watt e me ne sta mandando anche alla batteria. Le ventole sono partite, non so se riesco a farvele sentire. Diciamo che sono presenti e non sono silenziosissime, adesso si sono fermate e percepite la differenza. Quindi in questo momento era andato un po' giù l'accumulo, sta caricando dal fotovoltaico e sta mandando la maggior parte dei watt dentro la Power Station e una parte inferiore nell'accumulo che ha una percentuale più alta. Allora, test in corso, io in questo momento sto alimentando tutto questo piano interrato, quindi tutta questa zona. Non abbiamo nessun problema con le luci, tutto regolare. Siamo però collegati in monofase con la presa di ricarica. Quindi ora la stacco, vediamo se percepiamo un leggero sfarfallio quando stacco la spina. Ok, proprio per un attimo, però comunque l'UPS interviene bene. In questo momento stiamo lavorando a isola, uscita fase. Abbiamo 260 watt di consumo. Il neon, quello che di solito fa i capricci, che poi non è un neon ma è un tubo a LED, che di solito fa i capricci con le Power Station di bassa qualità, vedete che non ha nessun tremolio. La stessa cosa per le altre luci che ho qui nello studio, nessun problema per i dispositivi elettronici, il computer. Il deumidificatore che sta continuando a funzionare anche in fase, nessun problema. Il NAS che è regolarmente acceso, tutto bene. Proviamo ad accendere anche i neon in cantina, tutto normale. Quindi Power Station che si comporta bene. Volevo vedere se riusciamo per caso a fare lo spunto del compressore, sapete che è sempre un problema. Vediamo se riusciamo anche a leggere i watt. Allora, ce l'ha fatta, ha fatto un leggerissimo accenno di caduta di tensione sulla luce, ma vedete che sta tirando 1800 watt costanti, ma il problema non sono i 1800 watt, ma lo spunto quando è partito. Il compressore ve lo faccio vedere. Adesso lo spegniamo perché fa abbastanza casino. Vedete che siamo anche arrivati quasi a 8 bar, quindi tutto bene. È un 3 cavalli, è difficile farlo partire, ma ovviamente la 3006 ce lo fa senza problema. Tutto è andato bene fino a qua, niente da dire, però vi devo far notare una cosa perché c'è un però. Se usate la F3006 a isola, non lasciate il cavo d'ingresso collegato perché sulla spina vedete che fra un polo e la terra praticamente esce bifase anche sulla spina e lo fa su tutti e due i poli. Praticamente ci sono 140 volt, me ne sono accorto perché ho preso una stecca. Non è una tensione pericolosa, non c'è folgorazione, non c'è pericolo di nulla, però la sentite, quindi diciamo non benissimo. E non lasciate mai la pipetta collegata con la spina scollegata perché qui
ci sono 140 volt. Detto questo, che può non essere un problema ma va segnalato, i test stanno andando avanti, la sto usando regolarmente con ingresso fotovoltaico e con espansione e si comporta molto bene. Allora, adesso me ne vado, c'è ancora un po' di produzione 200 watt ma la casa ne sta tirando 470. Vado via con la Power Station all'80, l'espansione al 92, sono le 15:20 di pomeriggio, vediamo fino a stasera quando torno com'è la situazione. Allora, sono arrivato di sera, sono le 9:15, sto per iniziare la diretta e ho trovato la unità principale al 66% che però si sta ricaricando con l'espansione con circa 170 watt, vedete? Aggiornamento, sono le 9 del mattino seguente, tra l'altro fuori piove, quindi vedete che ho i pannelli che stanno buttando dentro giusto 70 watt, ma poca roba. Durante la notte ha tirato giù le batterie, però vedete che le ha tirate giù abbastanza bilanciate, quindi direi niente male. Chiaramente non siamo stati qua ogni minuto a vedere cosa faceva, però siamo arrivati stamattina e abbiamo l'unità principale al 54 con l'espansione al 56, le scarica gestendosi le percentuali in modo abbastanza uniforme. Allora, aggiornamento, sono le 2:34 di pomeriggio, oggi giornata un po' così, comunque stiamo caricando a 120 watt, ha continuato ad alimentare tutto il piano interrato con l'unità principale a 38 e l'espansione a 45 che in questo momento sta prendendo 50 watt. Ne stanno arrivando 120, ne stanno uscendo 145 e ne sta mandando 50 qua. Quindi continua a autogestirsi le percentuali, anche se adesso sono un pelino più sbilanciate, ad esempio. Allora, altro piccolo aggiornamento, non lo usate per qualche giorno, sono andate giù di batteria, adesso stanno risalendo man mano che si caricano con i pannelli di giorno. Vedete che adesso stiamo producendo ancora pochi watt, 23 watt, però li sta mandando solo nell'unità centrale perché l'altra è al 41, lei al 42, le tiene comunque livellate molto bene, sembra. Allora, volevo darvi un aggiornamento. Intanto ho provato su iPhone e l'applicazione Bright EMS è presente nativa nello store. Entrando dentro, anche con questa mi connetto regolarmente alla macchina. Volevo adesso fare l'unica prova che non abbiamo ancora fatto, ossia andare nell'Energy Management e mettere una percentuale di scarica che vedete però può essere solo fino al 50%. Quindi vedere cosa succede quando dal 100% senza ingresso, in questo caso, arriviamo al 50% impostato. Allora, adesso abbiamo l'unità principale a 55, l'espansione a 60, ho alzato un po' il consumo, siamo quasi a 1200 watt, vedete che ne prende più o meno la metà dall'espansione, il resto lo prende dalla Power Station. Adesso vediamo se spegnerà l'uscita quando arriva al 50% dell'unità principale o se per caso fa un calcolo tra le due percentuali dell'unità principale e dell'espansione. Siamo a 54 lì, lasciamolo andare, vediamo cosa succede quando arriviamo a 50. Sono venuto a dare un'occhiata, siamo al 51%, secondo me ci siamo quasi. Per logica, siccome abbiamo visto che non fa la media, secondo me avrebbe senso per la sua logica che arresti l'uscita C proprio quando arriva a 50 l'unità principale. Aspettiamo, manca poco. Allora, siamo arrivati al 50 e non è successo nulla. Allora, se entro nell'app mi dice che però l'unità principale è ancora al 51, non al 50, quindi può darsi che ci sia un disallineamento tra l'app e la Power Station. Adesso mi dà da applicazione la Power Station al 50, ma continua a non staccare. Potrebbe essere che magari deve arrivare a 49. Aspettiamo ancora un attimo. Allora, aggiornamento, siamo a 47 dell'unità principale, 54 dell'espansione. Se entro dentro l'app mi dice che siamo 48 e 54, ancora non succede nulla. Aspettiamo.
Ok, come avete visto ha staccato, quindi abbiamo visto che ha staccato quando eravamo 46,53. Se facciamo i conti, 46 più 53 diviso 2, al 49,5% di media delle due batterie ha staccato. Mi ha stupito positivamente perché secondo le sue logiche pensavo che tenesse conto solo dell'unità principale e invece ha fatto esattamente la media. Questo mi è piaciuto molto. Ok, abbiamo fatto un po' di test, dunque ho cercato di spiegarvi, di raccontarvi che cosa succede quando la installate, come lavora, come si gestisce. Posso dire che la gestione delle batterie sembra abbastanza equilibrata, l'ingresso fotovoltaico, se riuscite a sfruttarlo bene, riuscite comunque a caricarle, soprattutto se siete in una zona che ha una buona produzione. La macchina si è comportata bene, nonostante sia, credo, uno dei primi esemplari messi in commercio. Non ho trovato anomalie, difetti eccetera, se non due cose. Una l'avete vista, che è quel difetto sulla spina che per carità non è pericolosissimo, però c'è. È una prova che non faccio sempre ma che cercherò di fare anche sulle prossime Power Station. E il secondo difetto che ho notato è che l'MPPT dell'ingresso solare della Power Station, quando cala la sera o quando magari inizia a arrivare qualche luce la mattina, si sente che clicca e non clicca perché prova a partire ma non riesce. È un difetto, è un problema, penso sia più una caratteristica, però diciamo che altre Power Station più blasonate, più care, questa cosa non la fanno. Dopodiché bene, l'ho usata per alimentare qua per un sacco di giorni, nessun problema, niente di niente, tutto molto bene. Quale sarà il prezzo? Il prezzo sarà circa di 3.300 euro per il kit Power Station più espansione, che comunque è un ottimo prezzo. Vi lascerò comunque il link ufficiale per l'acquisto sul sito di Geekbuing, dove potete comprare tranquilli perché sono veloci, seri, c'è l'assistenza e tutto. Vi lascio anche codici sconto per avere ancora uno sconticino in più. Se avete altre domande fatemele nei commenti, perché magari posso rispondervi con qualcosa che non ho pubblicato nel video, ma vi ricordo, andate a guardare anche il video vecchio perché alla fine è la stessa macchina. Se vi è piaciuto il video un bel like, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta il giovedì, o se passate al negozio vi offro un caffè. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.